Ciao, io sono Alessandro e oggi siamo in centro a Bari per una nuova puntata di Build a Collection. Costruiamo una collezione di orologi da Mario Mosca Gioiellieri. Andiamo. Buonasera. Oh, Ciao Alessandro. Nico. Come stai? Bene, bene, tu come stai? Bene, benvenuto. Grazie, Che mi sempre dici? bellissimo qui da te. Fa troppo piacere sentirlo. Terza puntata, Nico, del nostro Build a Collection. Ho un budget che ti piacerà, Sentiamo? a differenza della scorsa volta. Vabbè. 50.000 euro. Non male. Però con questi 50.000 euro mi piacerebbe oggi costruire una collezione, Ok. però di quelle collezioni variegate, che vanno dall'orologio elegante fino al crono, passando per esempio da un diver, Orologio di forma. un orologio di forma, Perfetto. un elegante, insomma, Mi sto facendo un'idea. sono nelle tue mani. Ok. Allora, già che stavo finendo di sistemare una vetrina Panerai, Panerai. io ti farei accomodare il nostro espace, così magari Volentieri. iniziamo dal diver. Panerai. Dal diver? Che Sì, ne pensi? certo, assolutamente. Ok. Accomodati Qui pure. i soliti bellissimi Radiomir, Luminor Marina, varie dimensioni tra l'altro, no? Perché Panerai Sì. ha iniziato a sperimentare da un po' varie dimensioni. Panerai ormai va da un 38 mm su cassa Luminor 2. Ah, questo è 38? Sì, questo è 38 su Luminor 2, passando per il 40 come diametro di cassa più piccolo per la cassa Luminor, fino ad arrivare al 47 della Submersible, che si sta un po' più riducendo come fenomeno d'acquisto, perché tu sai benissimo, anche meglio di me, che ormai i gusti stanno tendendo un po' più Sì, soprattutto in Italia, poi non ai so diametri all'estero. più umani, più piccoli. Beh, poi chiaro, sì, ogni mercato ha i suoi caratteri distintivi, per esempio Certo. quello americano si sa che va su diametri importanti. Sì, sì. Breitling pure ha sempre fatto orologi belli grandi. E no? soprattutto per il mercato americano, infatti stavo È dicendo vero. questo, cioè ha sempre fatto delle versioni, quasi fossero delle versioni US Sì, di orologi di collezione, però sì, sì. Tra l'altro è principalmente molto nel mercato amata americano. Breitling. In America sì. Sì, Infatti la boutique sulla Fifth Avenue è fantastica. è pazzesca, sembra un palazzotto. Magari mi fai vedere qualche Breitling Più tardi, anche sì. dopo. Bene. Panerai Adesso invece? immergiamoci Giusto. in Panerai. È il termine corretto. Panerai, allora lo sai che io amo la linea Submersible, lo so. Sì, Lo so. mi piace tantissimo. Abbiamo già visto una versione con il quadrante bianco che mi è sempre piaciuta tanto. Questo l'abbiamo visto, ricordi quando avevi il budget di 100.000? Un budget da 100.000, sì. Vabbè, stavolta 50.000 sono vanno bene comunque. dignitosissimi. Bene. Allora, io ti presento qui 3 modelli 42, di Ok. cui un blu profondo meraviglioso con lunetta anche blu. Lunetta e quadrante blu, Sì. braccialato. Questo è braccialato però, ma Mhm. visto che dobbiamo adesso selezionare un diver, io andrei sul classico caucciù e sceglierei questo con Questo la lunetta. è il mio preferito. È fantastico. Sì, questo è bellissimo. Con la lunetta a contrasto fa apprezzare anche di più la cassa. Questo Magnifico. secondo il mio parere. Lunetta in ceramica, vero? Lunetta in ceramica, aspetta che prendo un vassoietto. Nel caso di Panerai è un bel vassoione, però Come meritano i 47. come meritano, esatto, gli orologi Panerai. Faccio il giro, vengo da te. Sì. A me è sempre piaciuto tanto e mi ha sempre intrigato la misura 42 perché 44 mi piace tantissimo, Mhm. però normalmente mi piace sulla cassa Luminor piuttosto che Radiomir, questa a cuscino tipicamente Radiomir. Perché poi queste casse qui fino a poco tempo fa le facevano soltanto 47 se non ricordo male. Allora, la cassa, sì, Submersible era solo 47 o 42, adesso hanno introdotto la 44. Che è quello Quella che abbiamo visto la bianco, volta scorsa, sì. cassa Radiomir, giusto, ma 44. Però aspetta, guarda che Mm. questa potrebbe forse ricordarti la cassa radio. Sì, mi ricorda la cassa, non è la cassa Radiomir classica. Questa sostanzialmente è una cassa Luminor 1950, Sì, sì. a cui viene poi diciamo fatta una lunetta che è tipicamente Submersible. Sì, Eh, giusto. perché poi Hai fatto abbiamo... bene a correggermi. No, figurati.
La Radiomir vera e propria è la classica con anse saldate, o Esatto, almeno no, la forma delle anse saldate. ma comunque ha una cassa che è proprio palesemente a cuscino, questa Sì. è molto affussolata, e poi tra l'altro guarda caso oggi ne ho una. Ah, è vero. E vedi Ceramica? Sì. Bello, della tua collezione, immagino. Sì, questo è il mio e ci tengo tantissimo perché ha l'incursore suo, il Siluro a lenta corsa. Ah, questo qui è l'edizione speciale che vendevano... Hanno fatto un bel po' di anni fa. Sì, Credo, sì, se non ricordo male, che questo orologio sia del 2007. Sì. Potrebbe essere. Ricordo alcune edizioni che venivano vendute anche con l'astuccio e il modellino del Siluro a lenta corsa. Il Mare Nostrum credo ce l'avesse. Forse il Mare Nostrum cronografo. sì, però diciamo che tutte le special edition, che poi sono tutte limited di Panerai, hanno all'interno la pergamena con la numerazione progressiva del pezzo che stai acquistando. Però no, modellini non mi ricordo, ma magari qualche edizione particolare sì. Potrebbe averla avuto. Su questo no, so che questo da un certo punto in avanti hanno iniziato a farlo senza l'incursore. Ok. Senza l'SLC. Ed è il motivo Forse per cui il è Black diventato... Seal lo chiamavano. Bravo. Ed è il motivo per cui è diventato poi così particolare. Sì, sì, bello. Però questo non te lo posso vendere. Questo non me lo puoi vendere. Sub 42. No, tra l'altro, dopo aver visto il quadrante bianco, rimane uno dei miei preferiti. Assolutamente. Provalo. Lo provo anche un attimo. Oggi con questo spezzato ho osato con un diver in caucciù. Ma senti, questo è un orologio che io metterei tranquillamente sotto un abito senza problemi. Sì, ci sta. Ci sta perché è informale il giusto. Non è eccessivo come i sub da 47, forse anche da 44. Esatto. Poi dipende anche dal polso. Il mio è piccolino, 16,5 cm, e il 42 è perfetto. È veramente perfetto. Sottile il giusto. Mi piacciono tantissimo tutte questo utilizzo di questo azzurro all'interno del quadrante. No, è super rock questo orologio qui. Fantastico. Lunetta girevole come si conviene a un sub. Mi piace anche il fatto che mantiene il ponte, sì, protegge corona. Beh, come tutti i bellissimo, che siano sub o meno. E poi chiaramente sia gli indici che le lancette sono tutte in super luminoso. Bellissimo. Non vorrei aver già scelto il primo orologio. Non so. C'è qualcos'altro sì. tra i sub? Sì. Sì? Ti devo far vedere un orologio che è famosissimo tra gli orologi da sub, da immersione. Ok. Allora, il mio lo lascio qui così posso provare anche altro a questo punto. Sì, arrivo subito, te lo porto qui. Bene. Allora, l'alternativa come diver che volevo proporti, anche se ha un posizionamento prezzo un pochino più basso, è questo Super Ocean Heritage con caucciù che richiama la maglia Milano classica, no? Di questi modelli. Chiaramente la corona a vite e una lunetta e indici completamente in oro. Il fondello chiaramente chiuso, avvitato. Questa versione non l'avevo mai vista ed è un 42, quindi bravo, scende di diametro anche il 42 mm. Breitling. Sì, 42. E infatti questo viene proposto nella misura 42 e 44. Ok. 46, come dicevamo prima, per il mercato americano, ma noi non 200 metri, mai. A differenza dei 300 del sì. sub. Sì. E mi dicevi che costa un po' di meno, perché non mi hai detto il prezzo del infatti, allora, Panerai. Questo Panerai Submersible costa 10.700 euro. Costicchia. Beh, però ha tutti i contenuti proprio giusti per avere un posizionamento prezzo come questo. Cioè proprio un diver professionale, ma che ha tutte le connotazioni di uno sportivo di lusso. È calibro di manifattura, esatto. E questo qui costando un po' di meno invece? Qui siamo a 6.450 euro. Ah beh, c'è una buona differenza. Sì. Questo è bellissimo. Me l'hai presentato come diver, ma è quasi uno sportivo elegante, non si può dire, ma uno sportivo sporty chic, insomma. Io infatti lo chiamo crossover. Sì, questo è proprio un crossover. Sì. Particolare, anche il contrasto con gli elementi in oro lo rendono particolarmente molto chic. Bello. Sì, particolarmente chic, esatto. E immaginalo con il bracciale in acciaio maglia Milano. Ti diventa un orologio elegante. Che è tutto lucido, se non ricordo male, quindi è molto, molto elegante. Diventa un orologio elegante. Sì.
Quindi nel caso Bello. in cui dovessi trovarti alla James Bond su uno yacht col bracciale Maglia Milano, Sì, sai la che puoi fare prossima immediatamente volta, l'immersione con questa roba. la prossima volta che mi troverò dirò: ma me l'aveva detto Nicola che mi serviva un Super Ocean Per le feste sulle barche. per le feste sui vari yacht che frequento. Tutte Va e due bene. noi. Tutti assieme. Quindi, Belli, molto, molto particolari, molto differenti. Mhm. E anche il prezzo li mette su un piano diverso, sebbene io onestamente li veda come due diver di lusso praticamente alla pari, almeno, no? La percezione è quella. sì. Il Panerai è più tecnico, È un po' più tecnico. è più sì. amato anche. Sì. Io, vabbè, faccio testo, però è un'azienda che adoro e poi questa cassa qui è una forma Sì, subito identificativa, sì. forte. Il Super Ocean allo stesso modo, Anche il lui, Super Ocean chiaro. quando lo vedi sai che è un Super Ocean Sì. e ha veramente il prezzo giusto. Sì. Mi hai messo non poco in difficoltà, In difficoltà. nella scelta del diver, però Bene. ci riteniamo e Sì. Tanto sai che poi alla fine arrivi alla tua scrematura sì, e sceglierò la mia bella collezione da portare a casa con per 50.000 finta. euro. Con 50.000 euro Finta. finti. Bene, d'accordo. Male per me. Belli. Male per te magari ogni volta qualcuno che ci speri. segue da casa che vorrà spendere 50.000 euro Lo troviamo ti sicuramente. prenderà come esempio e verrà. Va bene. Ok. Che mi fai vedere ora? Adesso passiamo, già che siamo abbastanza vicini, all'orologio di forma, Ok. se sei d'accordo, e ci Sì. spostiamo nell'espace GG Lecoultre. Va benissimo. Qui, come sempre, bellissime vetrine. Per fortuna abbiamo diversi incontri di Build a Collection, così da poter vedere tutto, perché Da poter esplorare tutto. da poter esplorare, perché c'è davvero tantissima roba bella da guardare. Sì. Quindi forma, reverso. Forma reverso su tutti. Non so, non vorrei azzardare con un modello in oro, però no, perché sennò forse andiamo a coprire troppo del budget, quindi io mi fermerei sull'acciaio come materiale e ti farei vedere qui subito questo tribute. Ti ho lasciato parlare perché tanto ti ho visto già che indicavi quello che volevo Quello che volevi chiederti, tu. quindi questo qui in blu. Benissimo. Bellissimo, bellissimo. Adesso lo guardiamo, ma è un double face o è, No, questo è un dual è un solo face. tema? È un dual face, quindi Double face, sì. Sì, Double sì, face no. Sai che avevo capito subito. Ed è anche meglio, insomma, vuol dire che ha una doppia personalità da esprimere, Bello. quindi maggiore preziosità. A noi questo orologio piace più così. Magari monoface, sì, è bello, però è fine a se stesso. Sì, il dual face è l'interpretazione del reverso più bella, più Io la definisco tecnica. la sublimazione del reverso. È vero, è vero. Il dual face è proprio la sublimazione. Anche perché in questo spessore qui, quando GG Lecoultre riesce a inserirci due facce, insomma, c'è veramente poco da aggiungere. Tra l'altro vedo complicazioni diverse, Night Sì, and Day Night and per la faccia Night and Day. Bello, molto bello questo che bella, che bianco. bellissima lavorazione che ha, il quadrante step. Sì, questa è lavorazione Guilloché, se non vedo Sì. male. Magnifico. E poi invece la Blu Soleil, faccia blu, profondo, blu Soleil, piccoli meraviglioso. secondi. Questo è incredibile. Mi dici subito il prezzo di Sì. questo gioiello? Questo è Assolutamente. fantastico. Qui siamo a 14.700 euro. 14.700 euro, cassa acciaio. Sì. Cinturino è in cuoio Fagliano, Mhm. che è questa azienda argentina con cui collabora GG Lecoultre da tantissimo tempo ormai, che produceva da sempre le selle e gli stivali per i giocatori di polo. Me lo avevi raccontato, è Sì. vero. Giocatore di polo, perché Reverso ha una storia Nasce- molto stretta, no? Con il polo, nasce Sì, per quello. Nasce per quello, sì. Nasce di fatto come un orologio sportivo. Sì. Beh sì, io la racconto spesso questa cosa, che gli orologi che oggi vediamo come estremamente eleganti, di Sì. forma, come anche il Santos, come altre interpretazioni, in realtà sono orologi sportivi. Il Sì, reverso sì. è un orologio da polo. Hanno Si origini- girava e si chiudeva per non romperlo durante Esatto. le partite, incredibile. Che poi mi chiedo, ma Ed non se era lo potevano monoface. togliere?
No, dovevano mantenere dovevano anche un tenersi- certo stile anche è vero. durante le partite di polo, ma È ci sta, vero. erano poi gli ufficiali inglesi che giocavano a polo, quindi Bellissimo. Bello, vabbè, il reverso è bello come poche cose. sì, Bello. assolutamente. Bellissimo questo piccolo quadrante all'interno della lavorazione di Rocher. È stupendo. Questo è anche l'indicatore È l'indicatore night and night and day, day. anche quello messo diciamo in basso rilievo, Potrebbe essere veramente l'orologio di forma che di scegli. forma perfetto. No, per sempre. Ah, per sempre. Per sempre. Beh, il reverso è troppo bello. per me è un orologio per sempre. Sì, assolutamente. Cioè arriva, mi piace pure raccontarlo così tante volte, arriva una fase nella vita per tutti, Che ci vuole il reverso. chiaramente per tutti quelli che possono permetterselo, in cui desideri un reverso. È vero. Desideri tantissimo un reverso. È un orologio che da pochi anni a questa parte ho voluto tantissimo e alla fine me lo sono preso. La verità ne ho presi 2. Quali hai? Io ho il reverso monoface medio. Allora facciamo così, non dirmi altro, Ok. perché ne parleremo nella prossima puntata del Talk Café, Perfetto, l'ultimo giovedì di questo mese. d'accordo, benissimo. Punto. Ok, va bene. Ma prima di comprarmene uno non ci pensavo assolutamente. Sì, è vero. Li vendevo con tanto entusiasmo, li apprezzavo sui polsi dei clienti e degli amici, ma da qualche Forse anno ci a questa vuole parte qualche capello bianco per È capirlo. possibile, può essere. sì. E allora mi sa che siamo siamo d'accordo. in quella fase lì. Mi sa di sì. Senti, allora adesso ti faccio Un altro orologio di forma mi hai promesso. forma, sì, Ok. e te lo prendo subito. Sì. Allora Alessandro, sono andato giù nell'Espace Bulgari e ti ho portato l'icona Bulgari maschile di questo momento. Octo che- finissimo. Bravissimo, octo finissimo con quadrante blu effetto soleil per cercare di competere con il reverso blu, Ok, quadrante due soleil. Blue Soleil E due a orologi di confronto. forma. Due orologi di forma, entrambi acciaio. Questo non è il titanio, ma è l'acciaio. E acciaio, entrambi Ok. acciaio e chiaramente manifattura 100% Bulgari, micro rotore incassato in platino, satinatura radiale. Ma questa satinatura radiale della lunetta è una novità. È una novità Dell'acciaio. non soltanto di Bulgari, ma la stanno adottando anche altre aziende. Diciamo che loro sono stati i primi e ti dà questo effetto spettacolare che non si potrebbe ottenere con una satinatura classica, normale. Un po' come la satinatura Rolex dell'Explorer 2, che ha una satinatura radiale anche. Bellissimo. Sì. Ed è bellissimo il contrasto che fa con le parti satinate lucide normali e poi c'è questa lunetta che sembra che si stacca, insomma, Sì, sì, viene fuori, sì. dal resto. Quello che hai appena menzionato è proprio uno dei tratti più apprezzabili dell'octo finissimo, cioè questo contrasto Lucido satinato. lucido satinato, sì, che lo rende poi così prezioso. È bellissimo. È spettacolare. Ho sempre avuto un debole per il finissimo e come credo di Ci averti aiuto. già detto anche, grazie, in altre occasioni, la sua dimensione e la sua forma mi ha sempre un po' frenato. Però devo dire che... Però, se posso darti la mia spassionata opinione, tu hai un polso proprio giusto, Va benissimo questa cassa su di te. Io non mi farei tutte queste remore. Sì. E questo acciaio così lucido e satinato con questo quadrante blu è magnifico. Spettacolare. È veramente bellissimo. Tra l'altro questo, a differenza del titanio, o non so se anche il titanio è impermeabile, 100 metri A con differenza del coronavite. titanio, questo è impermeabile, sì. Ok, quindi Allora, il titanio non è impermeabile. se non ricordo male, no. È meno non arriva a 100 metri, insomma. 5 5 atmosfere atmosfere. Qui ci suggeriscono dalla regia. dalla regia. Ok, quindi questo qui rimane un orologio perfetto da everyday. Sì. Lo si può indossare sempre senza alcun problema. Io- E questo qui è veramente un gioiello Lo prezioso. indosserei ogni giorno senza remore. Tu indossi i tuoi finissimo, quasi, diciamo troppo. non diciamo troppo. Io è un orologio che amo particolarmente, l'octo finissimo. È davvero qualcosa che ha rotto completamente gli schemi Devo dell'orologeria. dire che più lo provo e più Ti convince. la sua dimensione convince, anche perché il Bulgari, il finissimo va preso così, nasce così, Sì. va preso così, 40 mm di diametro.
anche se questo è un orologio che è nato principalmente in titanio. Sì, sì, la prima versione era... E poi le prime versioni in acciaio che hanno fatto non erano belle come questa. E non avevano neanche il bracciale. Perché? Perché non è... Avevano Cioè, scelto- io me lo ricordo che non mi aveva convinto immediatamente l'acciaio la prima volta che lo vidi. Perché avevano cosa- utilizzato una lavorazione dell'acciaio che non lo faceva sembrare più neanche acciaio. Cioè quasi sembrava alluminio. Ok. E quindi si perdeva un po', ma questo detto anche da loro, si perdeva un po' quell'effetto wow, prestigio, lusso, infatti adesso che lo c'è. rivedo, senza però sapere che c'erano differenze, ma ho notato che c'era qualcosa di diverso. Questo qui è un gioiello, Le prime è versioni, un vero le gioiello. successive versioni che hanno fatto poi in acciaio erano incredibili, troppo belle. È bellissimo. Sì. Non ho mai avuto dubbi sul titanio, però onestamente vedendo adesso questa versione in acciaio sarei in difficoltà nella scelta. Il titanio pure Il titanio sì, anche perché è l'originale, però... è indimenticabile. Però questo qui è bello. E per essere un acciaio così sottile non lo vedi spesso. Il titanio forse ti dà quell'idea che potrebbe effettivamente essere un orologio più sottile del solito. Sì, è leggermente più sottile il titanio, effettivamente. No, Però- anche rispetto agli altri orologi in generale. Sì. Dico. Magari dal titanio te lo aspetti che ha Dall'acciaio, delle particolarità. no. Dall'acciaio è difficile pensare di dire è acciaio ed è sottile quanto quanto è sottile questo? Poco. Cavolo, che domande che mi fai. Dobbiamo dire questi numeri che poi se li dimenticano tutti. Il numero preciso. Credo che siano... Regia, quanti millimetri è il finissimo? 3. Ma infatti quando me l'hai portato, ma sai che cosa? Anche la lunetta radiale è come se lo rendesse più piccolo rispetto al... Sì, è anche un po' il quadrante scuro che te lo restringe un pochettino, però secondo me è un orologio perfetto, completamente Tipo questo qui al bilanciato. polso è giusto, cioè non Sì. è largo come me lo ricordavo. No. E questo è presentato nella variante blu nero matte, quindi non ha questo effetto soleil, e poi hanno fatto un argenté, praticamente un color acciaio, con satinatura Quello me lo verticale. ricordo, con la satinatura verticale, ma non era così. Elegantissimo. Ma gli hanno cambiato le rifiniture anche a quello? No, Perché no, quello l'ho provato al polso, con la... e col fa parte quadrante. di questa generazione qua, anzi è il più nuovo, E allora forse ho provato qualcos'altro. può darsi. Forse era titanio, il vecchio Può titanio. Vecchio acciaio. 6,40 mi dicono dalla regia. Ok. Che sono Pochissimo. comunque pochissimi. No, è una sottiletta. Poi sai, cioè, però magari sì, lì ne parliamo un altro talk caffè. Cosa? No, quando hanno iniziato a farsi la guerra dei millimetri, Bulgari e Richard Mille. Ha vinto Richard Mille. Sì, ma che cos'è? Cioè non si può indossare. Non è un orologio. Un televisore ultrapiatto sul polso. Sì, anche con una forma un po' strana. Senza divagare, Non divaghiamo. bellissimi, ma non mi hai detto i prezzi di questi due orologi. Sì, allora, I nostri due di forma blu. qui siamo a 14,7 sul reverso Ah sì, me lo avevi detto, Review. 14,7. Lo ripetiamo per gli amici da casa. Invece qui siamo a 14,8. Ah, e insomma, siamo... Quindi non sarà il prezzo a farti decidere qui, ma sarà cuore e testa. questo è difficile. Sì. Questo è molto difficile. Guarda. Potrebbe sembrare semplice, ma non è semplice. No, per me non lo sarebbe. Sono spettacolari tutti e due. Io ti suggerirei, lasciamoli qui a riposare, passiamo alla Sì. prossima. Non posso fare diversamente. E nel frattempo tu ci pensi. Che cosa mi fai vedere adesso? Adesso andiamo Collezione a vedere. perfetta, sub, diver, forma, crono. Cronografo. Qui abbiamo da fare una bella distinzione, perché non troviamo soltanto un cronografo da IWC. Di fatto i cronografi più emblematici, più rappresentativi sono sia nella famiglia pilota che nella famiglia portoghese. Eh sì. Anche nei Portofino, se per questo, però hanno fatto degli importanti progressi sui crono di manifattura e io vorrei farti vedere un crono di manifattura pilota. Che è quello che vorrei vedere anche io. Sì, Abbiamo gli stessi gusti. sono contento. Tra l'altro vedo quel quadrante verde che è bellissimo. Sì. Vabbè, scegli tu. Vogliamo però. andare su quello? Sì. Dai. Sì. Sì. Sì.
che è anche una bella rarità perché sono difficilissimi da avere, invece per fortuna siamo riusciti ad averne addirittura uno con cinturino in pelle e uno con bracciale acciaio, quindi puoi scegliere... Di quadrante verde? Sì, bracciale acciaio, il classico... Di pilota crono quadrante verde, quindi puoi scegliere la versione che preferisci. Ok. Per te. Bellissimo. Da esplorare. Questo è stupendo. Ed è anche un diametro contenuto, vero? 41. Questo è il 41, a differenza del 43. Che sollievo, Alessandro, perché i 43 sì piacciono tanto, ma il 41 è proprio il diametro perfetto. Questo verde è incredibile. Vabbè, poi orologi verdi hanno veramente convinto gli appassionati. Anche qui abbiamo una bella alternanza di satinato e lucido, vedi qui sui bordi questo piccolo bisello anglage. Ne parlammo anche l'altra volta. Lucido, magnifico. Che impreziosisce tantissimo la cassa e che ritrovi anche sulla chiusura. E al di sotto questo calibro di manifattura. Assolutamente sì. Magnifico. Spettacolare. Bello. Questa è un 100 metri, quindi anche può essere utilizzato, insomma, senza troppe remore. Senza troppe remore, sì. Cinturino Santoni? Come... Cinturino no, questo non è un Santoni. Okay. La collaborazione con Santoni avviene su altre referenze. Ok. Qui invece abbiamo questa nuova concezione di cinturini con lo sgancio rapido. Finalmente. Sì, comodissimo. Così ci si può divertire con un tasto. Sì. Esatto, sì, si sgancia. Perde le anse, insomma, si sgancia dalle anse. Sì. 100 metri, crono, triplo contatore, vabbè, poi Day-Date, il VC maestra, un po' come Breitling negli antiriflesso, con questi quadranti che saltano fuori dal vetro. Negli antiriflesso e anche nei cronografi, perché anche Breitling, poi Breitling ha una storia. Io lo provo al polso con i crono e poi magari ti mostro qualcosa. Prossimo crono, quindi Breitling? Sì. Ok, sono d'accordo. E sono curioso poi di vedere chi vince. Perché qui... sono particolarmente amante di VC, ti avviso. A chi lo dici? Tu ne hai anche, vabbè. Io l'ultimo... No, però davvero l'ultimo... Mi mancavano i VC. L'ultimo orologio che ho preso è stato proprio un crono pilota 41 di VC. Il Petronas. Non si dice. Sono spettacolari. Sì. Questa misura da 41 credo che sia il compromesso perfetto per un crono sportivo, stile pilota, aviatore, quindi un crono che comunque deve risaltare sul polso, deve essere fortemente leggibile. Ha una connotazione proprio tipica, esatto, di quegli orologi da aviazione. Sì. Però questo quadrante verde, adesso ci sto facendo caso, con la bellezza di questo marrone. Cuoio marrone, spettacolare. Sì. È perfetto. Matching, sì, perfetto. Bellissimo. Anche qui credo sarà difficile scegliere qualcos'altro, però mi fido. Ti dico, il valore di questo orologio è 8.450. Ok. Che può essere anche una ulteriore indicazione che ti porterà poi a fare la scelta definitiva che comporrà la tua collezione. 8.450, che secondo me è un ottimo prezzo per un crono di manifattura. Il prezzo è perfetto. Giustissimo, sì. Il quadrante verde ha differenze di prezzo rispetto ad altri quadranti? No. Quindi se lo vuoi verde o nero... È solo molto complicato da avere. Da avere il verde, sì. Certo. E questo qui è anche con bracciale, mi dicevi? Questo qui è anche con bracciale acciaio, è una versione che abbiamo giù in vetrina alla strada, poi magari quando andrai via potrai guardarla. Se non avrò già comprato questo, per finta. Sì, sempre per finta. Cos'altro mi mostri invece? Ti mostro un crono Premier Breitling. Linea Premier. L'ultima appena introdotta, infatti è la novità salmone, pistacchio, ci sono varie colorazioni. Sì. Allora, posso farti vedere due opzioni. Il pistacchio, che conosci già, quindi appartiene alla generazione precedente, cioè uscita poco prima, ed è un calibro manuale.
Ok. L'altro che ti mostro invece è un braccialato. Questo l'abbiamo visto automatico. L'altro per variare, un braccialato, visto che abbiamo visto soltanto il finissimo braccialato. Sì. Dei nuovi Premiere con calibro automatico, con data. Ok. E li possiamo, Che sono questi? Li possiamo, sì, già ammirare qui nelle SPAS. Vedi, qui c'è il pistacchio e il crono. Sono tutti bellissimi, eh. Sì. Sono sia il ghiaccio, quello è un quadrante ghiaccio, sì. E poi i Premiere anche sono bellissimi. Questo qui con bracciale non sapevo fosse a catalogo. Un Premiere con bracciale. Ma ci sono diverse varianti con bracciale. Cioè ciò che tu vedi può montare anche il bracciale in acciaio. Anche questo, eventualmente. Il calendario perpetuo. Sì. Okay. Questo è un calendario annuale. Calendario annuale? Sì. Cronografo? Sì. Bello, molto bello. Fasi luna. Sì, sì. Molto ricco. Vediamo un po'. Sì. Allora Ale, quindi ti prenderò 2 Premiere. Ok. Così ti faccio vedere anche le differenze e poi tu mi dirai quale preferisci. Considerando anche che abbiamo di là quell'IVC a cui sto ancora pensando. Però Premiere mi è piaciuto sin da subito. Sono veramente molto stilosi. Sono molto curioso di vedere il braccialato automatico che non conoscevo. Classico bracciale Pilot, vedo. Sì, questa è la maglia trasversale famosa di Breitling. No, scusami, quella sta sull'Avenger. Accomodiamoci di qua. Parli della classica maglia a 3 elementi trasversali, esatto, che poi il trasversale ha gli elementi trasversali anche questa. Sì, ci sono gli elementi trasversali anche qui, solo quelli centrali sono dritti, quelli di collegamento. E allora, automatico con data, cronografo, ti faccio apprezzare il fondello in vetro zaffiro a vista sul movimento. Sempre manifattura di Breitling, insomma, l'ultima evoluzione. Bello, molto bello questo blu, I Premiere colorati mi sono piaciuti tantissimo, però questo blu è una bella interpretazione del Premiere, molto discreto, molto classico. Il bracciale gli dona una completezza super che non elegante. fa male. Questo lo provo al polso. Dimensione anche un'ottima dimensione. Mi piace tanto la chiusura del bracciale. Che se noti... Sì, questa vedi questa scritta... Sì, molto... sembra un po' anni 60. Sì, è vero. Bellissimo. Molto... si vede spesso questa scritta con questa lavorazione proprio negli anni 60. Mi viene in mente qualche camion all'americana, qualche serie televisiva, è vero, è vero. Bello, molto bello. Che diametro ha questo? Questo è 42. 42? Sì. Ma non sembra. Se non ricordo male, veste piccolo. Sì, 42. Veste molto piccolo, forse perché il quadrante è molto ricco, quindi riempie bene la cassa e quindi ti dà questa impressione un po' più... Forse ha un lag to lag anche contenuto. Sì. Ma veste veramente bene per essere un 42, quantomeno sul mio polso, che appunto è piccolino. Crono di manifattura, dicevamo, il B01, scusami. B01. Sì. E poi l'alternativa che è uscita in precedenza è questo spettacolare quadrante pistacchio. Sì, questo è bellissimo. Che ha un ancora più spettacolare calibro di manifattura manuale. Bellissimo. Che a me fa impazzire. È veramente un calibro stupendo questo. Sì, questo è bellissimo. Un orologio un po' sottovalutato. Ruota colonne. Sì, è vero. Non se ne parla tantissimo, soprattutto del calibro in realtà, perché poi il Premiere è piaciuto tantissimo. Tanti appassionati lo hanno acquistato. Sì. Il salmone è piaciuto tanto, ma anche il pistacchio in realtà. Però non sapevo di questo bellissimo calibro di manuale con ruota a colonne, molto bello. E la lavorazione di cui parlavamo prima anche su è ripresa sul lato sui lati della Terrus. Bello. Spettacolare. Molto bello. E appena messo al polso, sinceramente il pistacchio si fa apprezzare. Sì, si fa apprezzare. Il blu è un bellissimo cronografo e
Di sicuro il cronografo, secondo me, che può scegliere chi vuole un cronografo bello da conservare, da usare magari sempre. Lo metto io questo. Mentre il pistacchio è un colore che osa molto di più. Sì, è proprio... Non lo si può usare tutti i giorni, no, insomma, è questo fuori pistacchio. dai canoni. Più Questo qua invece è il crono perfetto. Sì, questo bracciale che anche puoi mettere sempre in ogni occasione. Sì. Al tuo polso, per esempio, noto particolari che al mio polso non vedevo, la bellezza del bracciale. Sì. No, il bracciale è stupendo, un po' coperto dalle plastiche, ma no, è bellissimo. Si può notare anche è bellissimo, mi piace tanto del satinato lucido. Esatto, che è lucido richiamato perfettamente, ma anche in realtà proprio l'alternanza i numeri arabi esatto. lucidi che si stagliano sul quadrante opaco. Molto prezioso questo orologio. E guarda, visto il tuo polso, faccio un passo indietro, onestamente. Difficile la scelta. E visto il tuo polso, questo qui si fa apprezzare molto. Io ne vendo tanti dal mio polso. Ho un polso affascinante. Hai un polso affascinante. Senti, devo tornare con un budget più alto la prossima volta. Lo sai, sei benvenuto sia che hai un budget basso che sia alto, sei sempre super benvenuto, Alessandro. Grazie. Ah, ok, questo qui era Deplo con cinturino. Ok. Sì. Non riuscivo a sganciarlo. Belli e affascinanti. Che poi sembra una chiusura ardiglione, visto sì, è doppio pulsante. Sì, che poi è un ardiglione, però è anche Deplo. Sì, e quindi eccoci qua. Prendiamo anche l'IVC. Sì? Aspetta, ti dico i prezzi prima di questi. Da confrontare anche i verdi, sì. Allora, 8,3 per il pistacchio carica manuale, 8.950 per il blu braccialato automatico. Ti prendi siamo in linea con il pilot di VC. Sì. Ecco il pilot di VC. Però questo verde fa vacillare, Nico. Sì, lo so. Sono due verdi però molto diversi, cioè sono i soliti due verdi che bisognerebbe avere in collezione. Che poi scegliere la vedo dura. C'è un ventaglio di tonalità verdi oggi nel mondo dell'orologeria che davvero non so se riusciresti a fermarti a due. No, però sono tutti questi belli, tutti diversi, tutte belle interpretazioni. Sì, davvero. Questi sono molto accattivanti, molto affascinanti. Sì. Non vorrei essere al tuo posto. No, io sì, vorrei essere al mio posto con 50.000 euro per costruire la collezione perfetta. Quindi abbiamo detto sub, forma, crono. Sub, forma, crono e che ci manca? Un dress watch. Un dress watch potrebbe essere... Sì, ci manca il dress watch. Anche se io non so se ce la facciamo con il budget perché stiamo guardando roba. Dipende, Alessandro, se vuoi prendere due orologi per stile forse non ce la facciamo. Ti ho preparato due dress watch meravigliosi e questo è senza ombra di dubbio visibile. Uno di Jaeger-LeCoultre e l'altro di IWC. Qui abbiamo una stupenda novità nella collezione portoghese con questo quadrante in rame spettacolare. Bellissimo. Il fondello a vista su calibro sempre. Manifattura con massa oscillante. Bellissimo. Prendilo pure, Alessandro, sentilo perché è una novità eccezionale, guarda. Bello. Quadrante magnifico. Quadrante superlativo. Piccoli secondi a ore 6. Indici applicati, tono su tono. Tono su Cos'è? tono. Oro rosa? Penso di no. Penso che siano placcati. Bellissimo. Però mi andrò comunque a rivedere la scheda tecnica sul sito perché mi è messo un dubbio. Vista il prestigio potrebbe essere tranquillamente oro. Però sai, visto il prezzo che devo ancora dirti, probabilmente di no, perché sennò sarebbe un po' più caro. Questo orologio infatti ha un valore di 7.700 euro. Che non sono pochissimi, però Assolutamente per no. un dress di questo tipo, manifattura con un calibro del genere, insomma, Ti piace? Più che in linea, molto, molto. Mi piace molto.
una bellissima interpretazione di dress watch. Bello. È stupendo. Questo si aggiunge a una piccola nicchia della famiglia portoghese, che tu sei una famiglia molto ampia di modelli. Ne abbiamo già visto anche uno in una scorsa puntata. Sì. E questi con i piccoli secondi, diciamo, è un modello che già esisteva in altre varianti. Questa è l'ultima aggiunta, una novità assoluta del Watches and Wonders di quest'anno. Bello. E poi il salmone sta prendendo grande piede tra gli appassionati, è sempre più amato, è sempre più ricercato e credo che le aziende anche lo abbiano capito bene, Sì. perché spesso lo utilizzano per modelli particolari o per delle novità magari un po' più di nicchia, un po' più prestigiose. Io però, se posso dirti la mia, questo mi sembra un po' più rame. Sì, diciamo che ricorda questo colore che piace tanto, però questo sì, credo sia proprio un rame. Perché poi se vediamo i salmone, per esempio, che fa Breitling, quelli sono proprio salmone. Come il Premier. Esatto, sì. Quello c'è anche la variante salmone, quello è proprio sì, è un rosa salmone, insomma. E questo qui con questa lavorazione Soleil incontra vari gusti, secondo me. Bellissimo. Mi piace tantissimo. Bellissimo. Dall'altro lato abbiamo un grande classico. Un orologio intramontabile, un ultrapiatto, tra l'altro. La famiglia è Master Ultratin di Jaeger, Jaeger-LeCoultre. In questo caso Master Ultratin Date. Ok, bellissimo. Massa oscillante in oro 18 carati. Massa oscillante in oro, calibro, vabbè, di manifattura neanche a dirlo, ma qua parliamo dell'alta manifattura svizzera. Non ha mai prodotto... Ha sempre prodotto manifattura. Per lei e per tanti altri. Bravissimo, no? Sì. Da Cartier a Audemars Piguet, per esempio. Esatto, sì. No, una storia impressionante. E questo è un Master Control, quindi? Master Ultratin. Master Ultratin Date. Ok, quindi il classico elegante di Jaeger-LeCoultre. Ultrapiatto. È un orologio sublime, meraviglioso, forse è l'esempio più emblematico di dress watch. Di eleganza. Sì. Cassa 39 mm contro i 41 che vedi qui. Ok, anche perché lo spessore e l'eleganza pura di questo orologio è un po' diversa da questo che IWC, che è un dress, però ecco, è come se fosse un dress di sostanza. Sì. E Jaeger-LeCoultre invece è il dress per eccellenza. Per è quello che va sotto, raffinatissimo. Forse senza data sarebbe stato ancora più da smoking, però è di un'eleganza unica, insomma. Quadrante silver. Questa è una referenza che piace tantissimo, quella della grande data sotto. A me piace la data. Sì. Che se ne dica, non ci vuole, però su un super dress, però è bella. È bella, è molto bella. Però è anche vero che c'è la sua variante, un'altra referenza ancora con i piccoli secondi, che è altrettanto bellissima. Sì, ho capito a quale ti riferisci. A me la data piace, io la data la uso, non so se tu la usi la data, ma... Sì, io la guardo sempre e se non è in data l'orologio mi dà pure fastidio, lo sistemo subito. Io quando ho l'orologio senza data entro un po' nel panico perché mi capita spesso di doverla leggere, ma anche se l'ho letta qualche minuto prima la devo rileggere, se no... Devi ritrovare la conferma sul quadrante. Sì. A me piace. Bellissimo quadrante bombato. Qui la scelta sinceramente non è semplice, ma sono sicuro di poterla fare senza doverci pensare troppo. Di questo qui mi piace tanto, dell'IWC mi piace tantissimo il suo carattere così particolare con questo colore un po' fuori dagli schemi, no? Per un dress. Di Jaeger-LeCoultre mi piace tantissimo la grande esclusività, il grande prestigio, l'alta orologeria, questo calibro. Non che quello IWC non sia bello, è altrettanto bello, ma Jaeger-LeCoultre ci ha abituati all'alta orologeria. Sofisticato, raffinato. Esatto, è sofisticato e raffinato, esatto. È come dovrebbe essere un dress watch. Ed ha un valore, questo magnifico Jaeger-LeCoultre, di 10.500 euro. 10.500 contro i 7.700 sì. dell'IWC.
non è troppa la differenza. Certo che è sicuramente in parte giustificata dal fatto che si tratti di grandi, diciamo di un'azienda, di una maison così prestigiosa. C'è anche una buona componente di oro nella massa oscillante. C'è anche... che ne determina un prezzo un po' più elevato. Sì, e che la rende anche più pesante tecnicamente, no? Sì. Allora, siamo arrivati alla scelta conclusiva. La scelta conclusiva sembra di essere in una puntata televisiva. Pazzesco, Scelta conclusiva che io in realtà sono in grado di fare. Cioè io in questo momento, così, a mente a caldo, sono in grado di dirti questo e quest'altro. Complimenti. Sì, li vorrei tutti, però ecco, so anche che ognuno, diciamo ogni gruppo di questi orologi, il diver, il forma, il crono fino al dress, tra l'altro puntata bellissima questa, posso dire. È vero. Abbiamo ma anche per la selezione top. Incredibile. Veramente. Vabbè, comunque, senza divagare, sì, li vorrei tutti, però so anche dire, ok, adesso prendo questi qua, tanto tornerò spesso con dei soldi finti, e quindi ma tu puoi permetterti infatti di non essere razionale e prendere tutto, via. Vai. No, diciamo che, ecco, magari senza essere troppo razionale, la scelta potrebbe essere un po' più semplice di quello che sembra. Poi sono convinto anche che chi ci segue vorrebbe tutto, e naturalmente sono tra quelli. Non sappiamo però se rientriamo nel budget, perché il budget rimane da 50.000, dobbiamo capirlo. Sì, ma essendo soldi finti non ti chiedo di incrementarlo. Mi farai uno sconto finto magari. Sì, certo. Dai. Cerchiamo di essere seri. Allora, tra i diver, sì. Io scelgo, ti spiego anche perché. Ok. Scelgo il Submersible di Panerai, perché l'ho sempre amato. La versione da 42 mi ha sempre convinto. Oggi al polso ha dimostrato di essere perfetta, quantomeno per il mio polso, e quindi sono sicuro di voler... Panerai, per quanto mi piaccia Super Ocean, lo abbia consigliato più volte a tante persone che mi seguono, è un bellissimo orologio. Oggi però non posso lasciarmi scappare il Submersible, che ha un prezzo di 10, se non ricordo male, 10,7. 10,7. Quindi questo Super Ocean Heritage, via. Lo togliamo e rimaniamo con il nostro sub. 10,7, tu hai la calcolatrice, quindi puoi iniziare a dirci a che siamo. Partiamo da qui. Poi Triforma, il finissimo, l'ho sempre amato, sono sempre propenso a valutarlo, lo provo ogni tanto al polso, oggi l'ho provato nuovamente, ma il reverso... E ti ha conquistato ancora un po' di più? Mi ha conquistato sempre di più, ma il reverso è l'orologeria per eccellenza. È ciò che di più bello ci possa essere, insieme al finissimo, devo dire, perché il finissimo nasce da un disegno di Genta. Esatto. Al suo interno c'è un calibro con microrotore che pochi altri orologi possono vantare, è finissimo per l'appunto, insomma un pezzo d'arte di orologeria, ne sono convinto, a tutti gli effetti. Però il reverso, poi questo blu mi affascina tantissimo. Il reverso è oggi la mia scelta. Questa forse è la scelta più difficile che sto facendo, però oggi dico reverso. D'accordo. Questo qui, che ha un prezzo rispetto alla tua scelta abbastanza importante. 14.700 euro. 14.700 euro. Va bene, che si aggiungono ai 10.700 di prima. Quindi salutiamo l'Octofinissimo. Per ora. Per ora. Ma non dormirò facilmente stanotte. Mi fa piacere che non dormirai facilmente. Quindi mancano 2 scelte e metà budget. Sì, è vero, pensavo peggio in realtà. Chissà se posso permettermene un quinto. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Allora, e forse so già quale sarebbe il quinto. Anche secondo me. Anche secondo te?
Allora, qui io credo che lo abbiano capito già tutti, mi sono piaciuti tutti tanto, sono 3 orologi, 3 crono molto diversi, sono molto belli e perfetti, ognuno di loro per una situazione diversa, dallo sportivo a quello come il pistacchio del Premier sportivo, ma diciamo eccentrico, il giusto per qualche occasione particolare, inusuale, e poi il crono, per quanto braccialato, comunque con la sua eleganza, blu, automatico. Bellissimi tutti e 3. In questo caso ne voglio scegliere uno, ne devo scegliere uno, prendo questo qui. Bene. Prendo l'IWC perché, vabbè, questo verde è strepitoso. Il diametro da 41 è un diametro perfetto. E sono innamorato della serie pilota di IWC, ma proprio innamorato perso. E quindi fa molto piacere sentirla. Scelgo lui. Fantastico. Per ora scelgo lui. E aggiunge al budget 8.450. 8.450, ma mi sto sfregando le mani perché forse posso aggiungere anche il quinto. La scelta c'è e so già quale. Vai. Allora, con questi 3 sei a 33.850. 33.850, quindi avrei la possibilità di scegliere un orologio da circa 16.000. So che costerà molto di meno, quindi esatto. Anche perché l'IWC l'ho già scelto. Il VC l'ho già scelto, in realtà ho già scelto un Jaeger LeCoultre, però ecco, tra i dress, questo è bellissimo, non escludo che adesso finisce tra le scelte, se posso, certo, perché credo che dovrò sceglierne un quinto a questo punto, però ecco... lieto di sentirlo. Tra i dress, il Jaeger LeCoultre con data è sicuramente quello che mi emoziona di più. Master Ultra Thin, sottilissimo, calibro con questo bellissimo rotore in oro giallo. Personalizzato. Oro rosa, Ale. Oro rosa? È ancora più bello allora. Sì, bello caldo. Scelgo lui per un listino di 10.500 euro. 10.500 euro. Vabbè, non rimane tanto, non rimane tanto. Però so già allora che cosa sì, a 44.350. Ok. Lo so anch'io quale. No, non sai quale, perché secondo me pensavi di sapere quale sarebbe stato. Dimmi quale. Vediamo? Sì. Allora, io pensavo di sapere. Pensavo di sapere. Pensavo di sapere che avresti scelto il verde, pistacchio, per avere di anche una carica manuale, di Breitling. Che è molto bello, tra l'altro, tecnicamente. Bellissimo, ma secondo me vuoi inserire anche il braccialato, quindi prenderai questo crono blu. Esatto. Vero? Esatto. Perché mi dà l'opportunità di avere un crono più serioso, quindi più sfruttabile del verde, anche se poi so che me ne andrei in giro sempre, quasi solo con il pilota verde. Però poi il verde dopo un po' stanca anche, no? Rispetto ai soliti orologi classici. Un pochino. Sì. Ha il bracciale, quindi consente sicuramente di avere un orologio più versatile, è bellissimo, mi hai detto che è un 42 ma veste come un 40. Sì, 42. E forse con il prezzo dovrai trattarmi bene con uno sconticino. E beh, visto il budget che stai investendo, direi proprio di sì. Siamo a 53,3. E 3.300 non è uno sconto piccolino. No. Vediamo. Vediamo? Che ti posso fare? 50 va bene. 50? Grazie. Ma va bene. Vuoi un sacco? Questa l'hai ripresa mentre di guardo.